Siamo qui a Loreto e come ti chiami? Maria. Bruno. E quando hai sentito parlare di Medjugorje e cosa hai pensato? Ho sentito parlare di Medjugorje da una mia amica che è già stata, da altre persone che sono state e tutte mi hanno detto vai, vai, vai. Io un anno fa avevamo già prenotato il viaggio, avevo già pagato la cauzione e una settimana prima di partire prendo tanto male alla gamba, devo fare 30 punture alla gamba, non posso partire. E tua amica che ha sperimentato in Medjugorje? La mia amica che ha sperimentato Medjugorje mi ha detto che quando si va in questi posti c'è sempre il male che non vuole che vai e fa sempre succedere qualcosa. E così è andato. Non siamo riusciti ad andare, allora quando sono guarita siamo venuti qui a Loreto per conto nostro, in macchina. E sembra che molti protestanti che guardano questo canale non comprendano il ruolo della Madonna nella fede cattolica. Puoi spiegare il suo ruolo della Madonna in nostra fede? La Madonna dà tanta forza, dà tanta pace, dà tanta gioia e ti dà una forza immensa e dà la forza del perdono. E per te, la Madonna? Anche per me direi che è la stessa cosa, è una cosa che senti molto forte, proprio una specie di attrazione, quei posti che quando entri sei proprio sereno, tranquillo, in pace, sì. Una cosa bellissima. Sì. E Padre Pio diceva che il rosario è l'arma del nostro tempo. Perché è così? Che è il rosario? Il rosario abbiamo iniziato a dirlo perché eravamo stati da questo padre, da questo sacerdote e ha detto dite sempre il rosario e così lo diciamo insieme e dà una forza immensa, ecco, si sta bene quando si dice il rosario, no? Non riesco a capire, ma non c'è nessuna medicina, non c'è niente. E la nostra fede cattolica è quasi una relazione personale con Cristo. Come possiamo avere e sviluppare questa relazione con Cristo? Possiamo svilupparla solo tramite la preghiera, tramite la frequentazione della messa, delle cerimonie religiose, di andare a visitare questi grandi santuari, queste grandi basiliche, perché in questi posti si respira un'aria diversa, c'è una forza immensa. Infatti siamo venuti qui a Loreto quest'estate e a volte tra di noi dicevamo andiamo giù, andiamo a Loreto. Sì, a volte così per scherzo a casa diciamo dai andiamo. E io dicevo ma partirei anche subito. Solo che ci vanno diverse ore di auto a arrivare qua. Organizzarlo un po' Però bene. è un'attrazione molto forte, soprattutto dentro la Santa Casa. Perché è questa attrazione tan forte? Sembra che la Madonna ti chiama. Esatto. E il rosario per te? Il rosario? Il rosario per me è anche appunto una cosa piacevole, non so, è bello dirlo, bello farlo insieme. Infatti come diceva anche lei, sembra che dopo stai meglio. Io la chiamo il rosario tutte le cose, tutte le funzioni religiose a cui partecipiamo, questi gruppi di preghiera, la comunità Cenacolo, sono una palestra dell'anima. Adesso palestra dell'anima. Amen. Adesso tutti pensano alla palestra per il corpo, tutti frequentano le palestre per il corpo, perché vogliono essere magri, snelli, e nessuno frequenta la palestra dell'anima. E che è la comunità del Cenacolo? Può spiegare? La comunità del Cenacolo l'abbiamo conosciuta anche così, tramite questa mia amica che quest'estate, per noi il 2024 è stata una grande svolta, perché abbiamo conosciuto la comunità Cenacolo, siamo andati per la prima volta nella nostra vita alla Festa della Vita a Saluzzo, che è stata bellissima, e purtroppo non abbiamo più conosciuto Madre Elvira perché era già mancata. Abbiamo visto diversi filmati, diversi discorsi molto belli. Abbiamo visto tante testimonianze, siamo andati il giorno che hanno fatto il pellegrinaggio dalla comunità Cenacolo a dove c'è la tomba di Madre Elvira, che è i primi di agosto, e si respira un'aria
non so come dire. Una gioia, no? Una gioia, Una gioia pace. immensa. Siamo stati quest'anno, abbiamo fatto Capodanno assieme a loro e io in quel periodo lì ho lavorato tantissimo eppure io ho avuto una forza immensa che nessuna medicina, Wow. nessun integratore. E la comunità è per persone con addizione, corretto? Sì, la comunità Cenacolo è per persone con problemi di dipendenza, Sì. però tutti possono partecipare al Night, tutti possono partecipare a queste giornate che loro fanno. E 90% di guarigione delle dipendenze. Sì, Qualsiasi sì, è dipendenza. incredibile. Sì, Questo sì. è un successo, no? Difatti Sì. vedi questi ragazzi che sono guariti così, Solo col loro, rosario. loro stessi a parlargli insieme ti danno una forza che, cioè io e lei ci diciamo ma come fanno? Come fanno ad essere così? Il rosario, no? Il rosario. L'adorazione. Difatti L'adorazione, il loro rosario. stessi lo dicono, è la forza della preghiera. Noi quando andiamo al Night arriviamo a casa alle 3 di notte, al mattino alle 8 ci svegliamo Ma come se fosse, come avessimo sempre dormito. cioè non stanchi, sonno, no, Niente, freschissimo, e poi così. partiamo, andiamo a camminare, andiamo di qui, andiamo di là. Sì, questo è l'effetto dell'adorazione, no? Sì, esatto. Sì. E molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio arrabbiato con la barba bianca che aspetta e commettiamo un errore e poi è felice di mandarci all'inferno. Questo non è vero. Come sta davvero Dio Padre? Dio è misericordioso. Per te? Anche, sì, Anche. sì. Noi siamo il figlio prodigo. Sì. È vero che ci colleghiamo a Dio che è amore, come dice San Giovanni, quando amiamo anche noi? Questa è la connessione con Dio? Sì, Per te, anche per te? Sì. Una persona una volta ha detto che nella fede cattolica la cosa più importante è essere onesti con se stessi, è giusto? sì. Sì. Certo. E quindi le persone devono assumersi la responsabilità delle loro azioni Certo. Sì. con la confessione, no? Sì. E sapete che a Medjugorje la confessione è un punto centrale della nostra fede cattolica anche. Cosa significa per te la confessione? Perché non ti mala la confessione? La confessione libera l'anima. Ti senti molto leggero, molto più leggero e anche lì ti dà una forza immensa. Ti senti anche in pace con te Ti stesso. senti in pace con te Stesso. stesso. Sì. E dopo la confessione la nostra fede insegna che siamo in stato di grazia e possiamo ricevere l'Eucaristia sempre che la gente non capisca cos'è l'Eucaristia. Cos'è? L'Eucaristia è il corpo di Gesù, è il pane. E ci nutre anche senza mangiare altro. Faccio la comunione, sembra che ho mangiato pranzo. E anche tu hai fatto l'esperienza che la tua vita è più serena e gioiosa quando Tanto. vivi con l'intenzione sia fatta la volontà tua nella mia vita. Sì. Come ho detto nella preghiera? Sì, sì. Anche per te? Sì, certamente. Sì. E anche se a volte nella vita si passano dei momenti brutti, delle situazioni brutte, affidiamo tutto a Gesù, alla Madonna, e io posso dire se questa è la strada che mi conduce a te, ben venga, Sì. anche se è un momento brutto. Sì, sicuramente condivido pienamente quello che dice. E tu hai detto che su cose brutte nella tua vita, tu hai passato un Sì, cammino. sì. Explica il cammino con l'esorcista. Abbiamo passato dei momenti brutti di coppia e il male non vuole che le coppie siano unite, quindi si intrufola Sì. per far dividere. Diciamo che fa i dispetti. Sì. Naturalmente dove colpisce il male? Colpisce nelle debolezze, ognuno di noi ha le sue debolezze e il male colpisce lì. Sì. E di lì porta alla disunione. Mhm. E noi siamo stati sul punto di lasciarci Mhm. e poi grazie ad un sacerdote, un esorcista, ci ha aiutato tantissimo. Infatti io personalmente devo molto a lui. Mhm. Proprio Perché?
Che ha detto l'esorcista? Che Non lo il so, cammino di santità. non lo so, non è una cosa proprio parole, è il fatto di stare con lui e sentire lui in senso generale, non so, ti dà... Come in lui c'è Gesù. Mhm, esattamente. E lui- perché è speciale questo sacerdote? Poche parole, però come Sì. fosse Gesù che ti abbraccia, l'abbraccio misericordioso. È molto, molto forte come persona, molto forte, molto influente, che io eravamo già andati da un altro paio di sacerdoti, però non hanno fatto dentro di me nessun effetto. Io come sono andato da lui, come me sono dato un pugno. Amore, questo sacerdote? Sì. Molto amore. Sì. Sì. Come Gesù. Infatti tutte le volte che lo vediamo lo ringrazio. Lui mi dice, indicando il dito su, mi fa grazie a lui. Sì, sì, esatto. Sì, grazie a lui no perdona, no? Este sacerdote, es amore, no? È Gioia? come la pecorella smarrita, il grande amore misericordioso. Sì. E gli sì. ha detto di pregare il rosario, la grande forza del rosario. Che ha detto perché il rosario è tanto forte? Il rosario ti dà la forza, il rosario è contro il male, Sì. contro il male, il demonio non Sì, vuole, sì. è l'arma più potente contro il demonio. Esatto. E perché sei cattolica? Qual è la bellezza della nostra fede? Perché sono cattolica, dunque io avevo e sono cattolica perché sono battezzata, ho i sacramenti, però poi negli anni questa fede è andata molto scemando. E perché qui cattolica? E poi in seguito, Che è passato? in seguito a questo episodio molto brutto, di lì è come ho avuto la grande forza tramite la preghiera del perdono. Explica, molto importante, molte persone non possono perdonare, perché? Come perdonare? Prima devi perdonare te stesso e poi allora puoi perdonare gli altri. Sì. E ci va molta forza, perché a volte sì, dai momenti a volte mi viene ancora in mente episodi brutti. Sì. Sì, non è facile. Non è facile, Sì. però con la preghiera, con l'aiuto della preghiera riesco a superarli. Sì. E per te? Sì, per me è stata appunto stessa cosa, infatti quando è successo quello io mi sono messo a pregare, a dire il rosario tutte le sere da solo, finché lei un giorno mi ha richiamato E Perdonato. momentaneamente l'avevo lasciato. Sì, Sì. sì, sì. E Io comunque tutte le sere, lo giuro, tutte le sere dicevo il rosario da solo e insistevo nella preghiera così finché è successo il fatto. Fantastico, questo è il potere del rosario, questo è per tutte le coppie, no? Coppia. E il modo più potente in cui opera il diavolo è mettere la paura nella nostra mente. Sì. Ma la paura non viene da Dio. Come possiamo combattere, allontanare le paure della nostra vita? Solo con la preghiera. Sì, per È forza. solo con la preghiera, frequentando posti religiosi, con l'adorazione, con i sacramenti, frequentando persone positive e invece ci sono molte persone negative, molte persone lontano dalla Chiesa. Molte persone che anche a stargli vicino li senti negative a pelle, no? Emanano un'energia Esatto, negativa. emanano un'energia negativa che senti che c'è quell'energia negativa. Invece altre persone invece sei quasi attratto da Da quelle persone da quelle lì. persone lì che sono molto positive. Troviamo, almeno c'è molta invidia, molta gelosia e questo è tutto il demonio che fa questo. Sì. Nessuno, io avessi parlato di quel che è successo con altre persone, tutti mi avrebbero detto via, Lascia lascia perdere. Quindi sono andata tutto controcorrente. E questo è la fede cattolica, controcorrente, no? Forse qualcuno dice quella è pazza, quella si sta facendo del male da sola. Invece hai fatto tutto te di tua volontà, Invece- ascoltando solo te stessa. Ascoltando me stessa, ascoltando... E questo è l'inferno, no? La volontà di Dio libera?
Sì, sì. E perché la Santa Messa è tan forte? Perché c'è la comunione dove c'è il corpo di Gesù. Amen. E cosa significa per te la Santa Casa di Loreto? La Santa Casa di Loreto ha una forza immensa, Sì, sì. Perché? perché lì è la casa dove è nata la Madonna. E Gesù sta San Eh, Giuseppe? San Giuseppe. Per te la casa? Ma io parlo di un fatto particolare di quella statua di Padre Pio che mi ha proprio fulminato. Quest'estate che siamo venuti. Noi dovevamo andare a Medjugorje, poi è successo questo alla mia gamba. Quando sono guarita ho detto andiamo a Loreto per conto nostro. Io appena ho visto quella statua che ti metti 2 o 3 metri davanti, sembra che ti fulmina, ti guarda, cioè, mi sono venuti i brividi, proprio i brividi. E di fatto ho detto ci voglio tornare. Wow. E sai che molte persone hanno problemi nella loro Sì. vita, un divorzio Sì. o come una grave malattia o la morte Sì. di una figlia, un Sì. figlio. Cosa dici a loro perché succede questo e che fare con la situazione? Queste persone sono tutte lontano dalla fede, non pregano e di conseguenza se la loro anima è malata anche il loro corpo è malato, se hanno problemi fisici. E anche se hanno problemi di famiglia, problemi psicologici. Prima cosa devi guarire l'anima, siamo una cosa unica, anima e corpo. Se l'anima è malata il corpo ne risente e escono fuori tutti i mali di questo mondo. Io da quando ho iniziato così più a pregare mi sento molto forte, non sono più stanca. Fantastica. E hai avuto un momento particolare di conversione nella tua vita? Gesù lo chiama a rinascere nello spirito, una cosa profonda. Sì, in seguito a questo avvenimento brutto, io diciamo che mi sono convertita o mi sono molto più avvicinata alla Chiesa che una volta l'avevo lasciata, anche perché sei circondato tutto da persone che sono tutte lontano, quindi sono attratte tutto da beni materiali, dal successo, da comprare, il consumismo, dalla palestra fisica perché bisogna avere un bel corpo, e meno che la palestra dell'anima. E anche, sì, anche tu una... Infatti abbiamo anche incontrato persone proprio diciamo atee che proprio Sì. non credono in niente, che quasi ci scherzano sopra, non che ci prendono in giro perché magari non si osano, però Noi non diciamo niente allora del nostro Voilà. segreto, che veniamo qui, che frequentiamo questi posti, Che se- perché non ci capirebbero. ecco, È bene pregare per queste persone, no? Bisogna pregare per queste persone. E tu un momento speciale nella tua vita, rinascere nello spirito, una cosa molto profonda con Gesù? è appunto questo, infatti come abbiamo già detto prima, sto fatto brutto Sì, che è successo per colpa mia. E poi quando ho visto che appunto lei mi ha perdonato, mi sono proprio reso conto che la preghiera, la fede è una cosa fortissima, più di qualunque... Di psicologi. Ecco, più che psicologi, medicine, tutte queste cose lì, sicuramente. E qual è per te il senso della vita? Il senso della vita è che noi siamo per un'altra vita, non per questa. Qui siamo solo di passaggio. E per Come te? dice Madre Elvira, la nostra patria è il cielo. Noi dobbiamo vivere per arrivare là. Sì, è corretto, eh? Eh, Una buona moglie. E Gesù dice ad un amico in sogno, cosa stai facendo per me nella tua vita? Cosa stai facendo a voi fare per Gesù? Io prego per tutte quelle persone che non credono, che non frequentano la Chiesa, anche dei nostri familiari, che sono completamente atei. E Gesù portali a te. Io prego per queste persone qui. E tu? Anche?
posso solo confermare, perché Poi se possiamo fare un'opera di bene per un'altra persona, ben volentieri, lo Fantastico. facciamo. se si può aiutare Se qualcuno possiamo aiutare qualcuno lo aiutiamo. in qualche modo. E sta altre cose voglio dire in questa intervista? Un'altra cosa che sta nel cuore? E un'altra cosa che voglio dire è che le persone si devono avvicinare alla fede, che la fede ha una grande potenza e guarisce tutto, guarisce l'anima. Bisogna guarire l'anima per guarire il corpo, per guarire i problemi familiari, per guarire la psiche. Però sono cose che prima che succedesse quello non ci pensavamo neanche che fosse così la realtà. È vero? Sì, è vero, è vero. Wow, È grazie per questa bellissima intervista.